Ciao, come avevo anticipato, voglio fare un video, una recensione per questo libro da colorare per adulti. Ho fatto già un video precedente dove l'ho sfogliato un po' tutto e quindi in questo video vorrei fare una recensione così mia personale, assolutamente personale, che magari può servire a qualcuno, magari così volete acquistarlo, o magari non siete sicuri, ecco. Allora, io volevo fare una prova a colori, perché? Perché io ho colori di un po' di tutte le qualità. Preciso da subito, se usate colori, matite colorate, andate tranquilli, tranquillissimi, però se usate matite colorate acquarellabili no. La carta non è una carta, appunto, un libro non costa molto, costa poco più di 10 euro, ha anche molte pagine. La carta non è di una qualità eccellente. Se voi anche solo vedete qua, cioè si vede sotto, trapassa, quindi anche i colori trapassano se sono pennarelli. Questa è la prova che ho fatto io. Questi sono pennarelli normalissimi, quelli di scuola, quelli normali, Giotto era anche uno questo. Comunque, si vede, perché è la caratteristica loro, si vede il colore, come lo fai, come lo usi. Si vedono le linee. Quindi il colore invece, quelli ad alcol, ad acqua, altri colori ibridi, eccetera, qua ho usato degli Sharpie per scrivere questa estate di M e qua ho usato dei colori ad alcol, qua un misto di colori ibridi. Mm, Adesso, ok, io sto anche usando cose, io non sono un artista a livello di pittura o faccio disegno, ma pitturato niente, cioè proprio un hobby, una cosa per farmi star bene, un'arteterapia, a me mi aiuta a rilassarmi e poi la consiglio sempre, ma non è che dovete, sì, aspettarvi, se lo comprate, magari siete bravissimi a disegnare tutto, un libro per artisti, ecco, potete farlo, cioè chi è artista davvero saprà usarlo benissimo, comunque lo so già perché ho visto cose splendide in carte da fotocopie, ecco, preciso subito. Ma io avendo altri libri, sì, ovviamente che sono stati negli anni, adesso ricordo che erano ovviamente più costosi, quelli erano già un po' più, sì, con la carta diversa, eccetera. Qui hanno fatto una cosa bella, che è stata fatta anche in altri libri appunto di quelli costosi, che hanno fatto il nero dietro, di modo che risulta solo il disegno davanti, no? Quindi il problema però qual è? Se sentite il rumore sono i miei gatti. Il problema qual è? Che la carta è comunque leggera e quindi trapassa e anzi, prima di tutto che mi dimentico, usate sempre qualcosa sotto di plastica. Anche, anzi ancora meglio, le pagelline, quelle avete presente dei raccoglitori ad anelli, anche per la scuola che mettevo per i documenti, quelle di plastica, usatela sotto perché sennò vi rovina tutto. Per quanto riguarda i pennarelli, perché io credo che con le matite non avete nessun problema, ma con i pennarelli sì, e penso anche con i pennarelli normali, ma soprattutto con quelli che comunque ad alcol trapassano qualsiasi roba, quindi ancora di più, ma anche, ripeto, se volete acquarellare, poi la carta si imbarca molto, perché si bagna, non essendo appunto di una grammatura elevata, si imbarca. Ma non è, cioè questi qui sono mie recensioni personali, ma non è che a me disturba, ecco, tutto questo perché io l'ho preso come un libro per divertirmi, non per fare chissà che cose artistiche da fare una mostra, ovviamente. Perché a me fa sorridere, perché a me, cioè, odio l'estate, amo i gatti, quindi sembra fatto su misura per me. Ehm, Un'altra cosa, perché adesso man mano mi vengono in mente le cose che volevo dirvi, non hanno sfondi, però certi gattini hanno dove potete fare magari le ombre o qualche disegno. Qua c'era solo per la coda, poi io ho aggiunto io, dopo con la fantasia, tipo ecco questo era tipo questo, io ho aggiunto che ho fatto un po' così, le ho fatto il musetto così, la coda c'erano già, poi ho fatto le righette, qua ce n'era solo una, insomma, dopo con la fantasia si può fare tutto.
Invece alcuni non hanno proprio nulla, cioè né per fare le ombre né niente, ma soprattutto non hanno uno sfondo, intendo appunto che io ho voluto fare, ho fatto una prova, sempre tenetelo come prova, perché ho detto proviamo a fare una roba così, tipo sole, tipo vabbè, usando anche qua per testare i vari colori, qua era un giotto anche di quelli sbiluccicosi, insomma vari colori che avevo. Magari un altro lo farò con i pois, oppure farò dei tipo mandala, insomma, uno si sbizzarrisce, è il bello anche quello. Questo libro nasce sicuramente per far divertire e non per venderlo a artisti del colore, della pittura, ovvio. Però io conosco molte persone che usano i libri da colorare, cioè, spero di fare cose gradite in ogni caso, a dire la mia opinione. E penso di aver detto tutto. Anche qua, non so se l'ho detto, se lo ripeto, scusatemi, col discorso del nero l'ho detto, però i disegni che hanno fatto sul nero vengono anche davanti, mi sa che l'ho detto, vabbè, se non l'ho detto lo detto adesso. Basta, guardate, è molto bello. Se siete come me, comunque, che amate tanti gatti, ma comunque loro hanno anche molti altri libri su anche altri animali, magari voi vi piacciono altri animali, guardate, cioè, ripeto, io faccio pubblicità gratis, io non è che è una collaborazione né niente, solo che secondo me sono belle persone perché hanno fatto comunque una genialata, da un lato nella semplicità. Su Instagram, comunque però se andate anche proprio su Amazon, lì vi vengono fuori un po' tutti quegli altri. Io ne ho uno nel carrello che non so quando mai potrò prenderlo, però lo vorrei prendere un giorno, che è il diario dell'ingratitudine. Cioè, a me piacciono queste cose perché sono un po' fuori dagli schemi, a me piace fare sempre cose un po' contrarie, non lo so, poi ognuno ha la sua personalità, ci mancherebbe. Grazie, scusate se mi sono ripetuta, se mi sono dilungata, se non so tanto a trattenere, parlare. Sì, non faccio quasi mai video parlati anche per questo, però penso che se uno comincia a farli poi magari si scioglie. E perdonatemi nel caso, e quindi riporto il mio motto: siamo tutti perfettamente imperfetti. Ciao, grazie infinite se avete visto il video.